La mia esperienza allo IUS è per me My experience at the Sophia University Institute has been an extraordinary gift. It has been a tremendous gift to be able to place my life and my experience of many years at the service of this exceptional project. It is a very intense experience which has enthused me, and I would like to thank each and every co-protagonist with me in it. Ogni giorno è una scoperta nuova. Each day offers new discoveries, something new. Each day some expectations are destroyed, and I receive a much greater gift than whatever my expectations might have been. Every day there is a surprise, something to marvel at, to be astonished at, in the lessons and the relationships with my companions, in the relationships with the professors, and not only in the connection with the subject matter under study. Life and thought, culture and diverse areas of study meet in the Sophia University Institute, which is a center of formation and academic research, but also a school of life. It is not just a collaboration among different faculties, but a real, true academic laboratory of formation, a pilot experience at the service of human and cultural growth. Il rapporto che si vive tra docenti e studenti è qualcosa di molto particolare, di molto. The relationship among professors and students is very special because it has the simplicity of gospel-based relationships. All of us, teachers and students alike, recognize that there is only one teacher among us. We all have to learn from him and from one another. It is therefore true brotherhood, because there is only one teacher. It is, however, a special kind of brotherhood where each one feels motivated from within to exercise his or her specific function, knowing that the others recognize them for what they are and want to help them grow in their true identity. Sophia helped me to understand the meaning of true dialogue. Living with people of different cultures and being in the same classroom with people of different professions made me understand what diversity is all about. In the face of diversity, you need an open heart and also an open mind. This way of being together made me grow, and it is an experience I will take with me in order to continue to dialogue with people who are different from me. Sophia è eretta dalla Santa Sede. Sophia is approved by the Holy See, and its degrees are recognizable through international accords on the basis of the European accreditation system. Qui si lavora anche con altri It collaborates with other academic centers in searching for new paths and horizons for research, and with cultural and social realities engaged in dialogue, solidarity, and human rights development. The Sophia University Institute is an expression of the Focolari movement, developed through the inspiration and direction of its founder, Chiara Lubich. The school that is about to begin has one objective, that of teaching you wisdom. But what is wisdom? I will read to you a beautiful excerpt that explains it very well, I think, and which we reread from time to time. It gives the guidelines, so to speak, the goal of this school. It begins, through the gift of wisdom, the soul is put in touch with eternal realities. It describes the depth of God and perceives God's dazzling beauty. Once it has discovered and, as it were, tasted God, then with that light in its eyes, it can look upon the world, and seeing all things clearly, it can judge them according to divine thought, almost as if it cast upon everything, and herein lies this school's task, the light of God's infinite gaze. The aims of this itinerary of studies are ambitious: to prepare young people to face the complexities of modern life, to offer an integrative approach within a broad vision of all areas of knowledge, to foster openness and dialogue, and to promote personal growth. But what does Sophia mean to those who study there? It means breaking preconceived ideas, finding courage in going against the current.
I think Sophia is a chance for the world. Vita concreta. It is concrete life, which means sharing, which means also fatigue. And I believe I can say one more word to describe it. Deep joy, profound joy, intellectual and in everyday life, joy of life. Ma soprattutto forma delle persone intere, persone che sanno. First of all, Sophia forms integral whole persons, capable of looking at others with eyes which allow them to bring out the best from them. This is a training which students live together day by day because they discover that each person has his or her limits. They discover their own limits, as well as the limits of others. But this is not something that should block them. On the contrary, it motivates them to be a gift for one another and to help the other to draw out of his or herself what they have to give. I believe this is also very important for their future jobs. Apart from their specific qualifications, which everyone feels is an important aspect, they have to prepare themselves, so they encourage one another to invest time in study. But we say that is not enough. Sophia is, as has been said, a school of life and study, and it is this life which forms them to be leaders in the future. Sicuramente un'esperienza nuova. Io insegno da 20 anni. Certainly it is a new experience. I have been teaching for 20 years. One could consider that to be many or few. I experience something now I never found in my previous teaching experience. Here I never end up giving the lesson I intended to because the feedback has been so active and so profound. Even if I could define myself as being competent in several areas, I always come out of the lesson with a different perspective on the author about whom I was supposed to teach. I had never experienced anything like this before. Sophia offers a new method of formation, unique in the world, I would say. It offers an innovative kind of formation, unique in a world which today is looking towards a global vision and interpretation, a unitary vision and interpretation of things, which goes beyond the traditional disciplines. I find at Sophia an ideal place where the specific is saved and where there is professional deepening, but where at the same time an interdisciplinary vision is offered. One looks at the person not only as homo economicus, but at the human person as a whole from all perspectives. In particular, Sophia offers two main tracks, one in philosophical, theological, the other economical, political. In my sector, one can also study economy of communion and civil economy. I feel I can say, without exaggeration, that today the best place to study economy of communion and civil economy is Sophia, because we have the best teachers, experts in these fields, and we have created a network of professors and scholars and a field of international research linked to Sophia. Sophia is a hub of all this, a knot in this network. The itinerary is integrated with direct participation in experiential projects in economic, social, and cultural environments, and it is geared to acquiring universal breadth in dialogue with different visions in the world. There are seminars with qualified visiting professors. Sophia also organizes public conferences, not only as a moment of academic growth for students, but also as an opportunity for outreach with the surrounding area. It offers a host of possibilities to meet, listen to, and dialogue with experts from the world of culture, faith, science, and art. I was studying the concept of the limits of a person in the sense that when I go beyond that limit, I can harm that person. Also, my own limit as a person becomes the starting point of an opportunity to grow. After a morning class on this topic, later in the afternoon I was talking with a student friend. He expressed a strong opinion about something and was trying to convince me of it, to make it enter my head. I was actually doing the same thing. I wanted him to think like me. At a certain point, we both remembered the lesson we had in the morning about limits. So we realized that we had to put aside our fixed ideas. We changed our approaches and were able to hold a good dialogue. This was really a school of life. What I will take back home with me is not to be afraid of obstacles and difficulties, but to go beyond them and continue, even if everything seems impossible. Here I learned that with a little bit of courage, we can do big things. Questa esperienza può donare
This experience can give added value also to the working world. It's not simply a matter of living in a certain way or dealing with others in a certain way. I think that putting the person at the center of things is an entire program, which helps us to work better and to appreciate who that person is and what he or she can give. I already had a degree in engineering from the University of Bologna. The true novelty and strength I found here in Sophia has been the possibility to personalize, in accordance with our teachers, the formative proposal. Coming from a traditional university, Bologna University is the oldest in time. This has been a novelty, which I am sure no other academic proposal would have offered, a treasure which I will carry with me my entire life. I realized that I was lacking the deepest fundamentals of my previous scientific studies, and here at Sophia I am learning how to look at the person in his or her integrity and depth. Sophia è un'esperienza di studio e di vita capace. Sophia is an experience of study and life, geared toward offering a solid cultural preparation of a humanistic and anthropological nature, together with specific interdisciplinary, intercultural, and relational competencies. Gli studenti potranno poi scegliere. After Sophia, some students choose to return to their original field of studies, having acquired the spectrum of a culture of unity as a source of luminous inspiration. Others decide to dedicate themselves to new kinds of professional pathways, which our times demand, for dialogue between cultures at the service of a humanistic vision to imbue also the technical and scientific world. Che cos'è l'Università Sophia del Movimento dei Focolari? What is the Sophia University Institute of the Focolari movement? It is something quite extraordinary. I admire and am pleased with such an accomplishment precisely because it brings together and will continue to bring together, as the Focolari experience has traditionally sought to do and continues to, experts of different fields to work together to foster the communion and formation of new leaders. Only then can we sow these extraordinary seeds throughout the world and in every field of work and study. This is a gift for the Church and for today's society. Sophia offers a master's degree in Foundations and Perspectives of a Culture of Unity, with either a theological philosophical or a political economic specialization and a corresponding doctorate. Not more than 50 students per year may participate, young people who have proficiency in the Italian language and a first-level university degree equivalent to at least 180 ECT credits. It is possible also to attend Sophia Institute's program for a semester or a year in coordination with an individual course of study approved by another university. Programs of joint degrees are under study or underway with other universities in different parts of the world. This seems to me a beautiful opportunity to underline how precious it is to work together. This word together seems to me to be a prophetic sign of this Sophia, which expands the space of its own house in order to be together with Sophia in Macedonia, Sophia in India, Sophia in Ireland, Sophia everywhere, wherever the idea, wherever the Sophia exists. Wisdom, as we were saying yesterday. We spoke about wisdom laying down its pillars. So there are these open spaces linked by these pillars, which are wherever these universities become carriers of Sophia of wisdom. La mia esperienza allo IUS è per me un dono straordinario che mi è stato fatto
e mi è fatto un dono straordinario di poter mettere la mia vita e l'esperienza raccolta lungo gli anni a servizio di questo straordinario progetto, e quindi è un'esperienza intensa, appassionante, di cui ringrazio ciascuno dei protagonisti di questa esperienza. Ogni giorno è una scoperta nuova, è una novità. Le aspettative vengono distrutte ogni giorno e c'è quasi un dono più grande di una qualsiasi aspettativa. C'è una sorpresa ogni giorno, una meraviglia, uno stupore nella lezione, nel rapporto con i compagni, nel rapporto con i professori, non solo nel rapporto con il sapere che si studia. Vita e pensiero, culture e discipline diverse si incontrano all'Istituto Universitario Sophia, centro di formazione e ricerca accademica, ma anche scuola di vita. Non un'università costituita da facoltà affini, ma un vero e proprio laboratorio accademico di formazione, un'esperienza di frontiera a servizio della crescita umana e culturale. Il rapporto che si vive tra docenti e studenti è qualcosa di molto particolare, di molto speciale, perché ha la semplicità del rapporto evangelico, perché alla fine tutti, docenti e studenti, riconoscono che il maestro è uno e tutti abbiamo da imparare da lui, abbiamo da imparare gli uni dagli altri. Quindi è una fraternità, perché uno solo è il maestro, ma una fraternità articolata, in cui ciascuno si sente motivato intrinsecamente a esercitare il suo ruolo specifico, sapendo che l'altro lo riconosce per ciò che è e vuole farlo crescere nella sua identità. Sofia mi ha fatto capire che cosa è il vero dialogo, il vivere con persone di diverse culture, ma anche poter essere nell'aula con persone che sono di diverse professioni. Mi ha fatto capire che cosa è la diversità. E certo, questa diversità ha bisogno di un cuore aperto, ma di una mente aperta anche. Allora questo insieme mi ha fatto crescere e penso che questo lo porterò con me per imparare a dialogare con le persone diverse. Sophia è eretta dalla Santa Sede e i titoli conferiti sono riconosciuti dagli accordi internazionali tramite il sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti. Qui si lavora anche con altri centri accademici per individuare nuovi percorsi e orizzonti di ricerca. Si collabora con realtà culturali e sociali che operano per il dialogo, la solidarietà, la difesa e lo sviluppo dei diritti, la comunione nella libertà, perché l'Istituto Universitario Sophia è espressione del Movimento dei Focolari ed è stato promosso dalla fondatrice Chiara Lubich. La scuola che sta per iniziare ha un compito: insegnarvi la sapienza. Ma cos'è la sapienza? Ecco un bellissimo brano che lo spiega tanto bene, secondo me, e che noi di tempo in tempo rileggiamo. Delinea in poche parole anche il compito della scuola. Comincia così: per il dono della sapienza l'anima è messa a contatto delle realtà eterne. Essa scruta la profondità di Dio e ne scorge la fulgida bellezza. Ma scoperto e quasi assaporato Dio, con quella luce negli occhi può ora guardare il mondo e vederci bene, tutto giudicando secondo ragioni divine, quasi proiettando, ecco il compito della scuola, su tutto la luce dell'infinito sguardo di Dio. Gli obiettivi di questo percorso di studi sono ambiziosi: preparare i giovani ad affrontare la complessità del mondo, offrire un approccio integrato in una visione ampia del sapere, favorire l'apertura al dialogo, promuovere la crescita della persona. Ma che cos'è Sophia per chi la frequenta? Rompere gli schemi, essere coraggiosi e andare controcorrente. Sophia per me è una chance per il mondo. Vita concreta, che vuol dire scambio,
che vuol dire anche fatica, e credo che potrei usarne solo un'altra, grande gioia, ecco, intellettuale e anche proprio concreta di vita. Ma soprattutto forma delle persone intere, persone che sanno guardare all'altro con occhi che fanno venire fuori dall'altro il meglio che c'è in lui. Questo è l'allenamento che fanno giorno dopo giorno fra di loro, perché hanno scoperto che ognuno ha dei limiti, anche loro stessi scoprono i propri limiti e quelli degli altri, ma che questo non è una cosa che deve bloccare, anzi questo motiva di essere doni uno per l'altro e aiutare l'altro a tirare fuori quello che può donare. E questo penso che per il mondo del lavoro, oltre alle competenze specifiche che ognuno sente questa parte anche fortemente, che devono prepararsi, quindi si incitano a vicenda di trovare quei momenti anche di studio, però diciamo quella non basta, e come abbiamo detto è una scuola di studio e vita, e questa vita che li forma per essere leader anche nel futuro. Sicuramente un'esperienza nuova. Io insegno da 20 anni, si possono considerare tanti oppure pochi. Quello che io mai ho trovato nell'esperienza di insegnamento è la risposta, per cui non sono riuscito mai a fare la lezione che intendevo fare, perché la risposta è stata così attiva e così profonda e così vitale che, pur potendomi definire competente in alcune cose, sono uscito dalla lezione con una prospettiva diversa sull'autore sul quale io avrei dovuto insegnare, e questo non mi era mai successo. Sofia ha un'offerta formativa innovativa, unica al mondo direi, cioè chi oggi cerca una visione delle cose, una lettura del mondo unitaria che vada oltre le varie discipline, a Sofia trova un luogo ideale, perché si salva lo specifico, l'approfondimento disciplinare, ma al tempo stesso si offre una visione interdisciplinare, quindi si guarda il mondo, si guarda la persona, non si guarda semplicemente l'homo economicus, ma si guarda tutto l'uomo, tutta la persona da ogni prospettiva. In particolare poi offre due grandi piste, una pista filosofico-teologico e una pista politico-economico. Si può studiare, ed è il mio settore, l'economia di comunione, l'economia civile. Io credo, senza temere di dire qualcosa di eccessivo, che oggi il posto al mondo migliore per studiare economia di comunione, economia civile è Sofia, perché abbiamo i migliori docenti esperti nel settore e abbiamo una rete di docenti, di studiosi, di ricerca internazionale che fa capo a Sofia, di cui Sofia è un hub, è un nodo di questa rete. Parte integrante del percorso è la partecipazione a esperienze dal vivo in progetti in ambito economico, sociale, culturale, l'acquisizione di un respiro universale in dialogo con le diverse visioni del mondo. Sono previsti incontri seminariali con qualificati docenti esterni. Ci sono poi le cattedre di Sofia, che offrono, attraverso una conferenza pubblica, non solo un momento di studio per gli studenti, ma anche un'occasione di incontro con il territorio che le ospita e la possibilità di incontrare, ascoltare e dialogare con testimoni del mondo della cultura, della fede, della scienza e dell'arte. Stavamo studiando il concetto di limite di una persona, nel senso che se io oltrepasso il limite dell'altro posso fargli del male. E il mio limite come persona è un punto di partenza per poter crescere. Dopo aver studiato questo argomento la mattina, ne stavo parlando nel pomeriggio con un amico studente. Lui aveva un'idea piuttosto fissa e cercava di inculcarmela, di farmela entrare in testa. Io facevo altrettanto nei suoi confronti, volevo che la pensasse come me. Poi a un certo punto ci siamo ricordati della lezione della mattina sui limiti, perciò dovevamo perdere la nostra idea. Così abbiamo iniziato a parlare e alla fine siamo riusciti a instaurare un buon dialogo tra di noi. È stata una scuola di vita. Quello che mi porto via è di non avere paura degli ostacoli e delle difficoltà, ma di andare oltre e di continuare anche quando tutto sembra impossibile, perché qui ho visto che se abbiamo un po' di coraggio riusciamo a fare grandi cose. Questa esperienza può donare un valore aggiunto anche nel lavoro, non si tratta semplicemente di
vivere in un certo modo, di rapportarsi con gli altri in una data maniera. No, io penso che mettere al centro la persona davvero costituisce un di più anche nel lavoro, aiuta a lavorare meglio e anche a valorizzare quello che ognuno può dare e quello che ognuno è. Sono laureato in ingegneria all'Università di Bologna e la vera novità e la forza che ho trovato qui a Sofia è stata la possibilità di personalizzare, d'accordo con i docenti, la proposta formativa. Questa, provenendo dall'università più antica, è sicuramente stata una novità che nessun'altra proposta accademica mi avrebbe offerto e un tesoro che sicuramente mi porterò per la vita. Mi sono accorta che nello studio scientifico mi mancano i fondamenti più profondi e qui a Sofia imparo come guardare all'uomo nella sua integrità, nella sua profondità. Sofia è un'esperienza di studio e di vita capace di condurre ad una solida competenza culturale di carattere umanistico e antropologico e all'acquisizione di specifiche competenze a livello interdisciplinare, interculturale, relazionale. Gli studenti potranno poi scegliere se tornare alle proprie discipline di origine, avendo acquisito lo spettro di una cultura dell'unità che offre un'ispirazione robusta e luminosa di sapienza, oppure se dedicarsi a nuovi percorsi professionali che il nostro tempo richiede, come il dialogo interculturale al servizio di una visione umanistica capace di innervare le discipline tecniche e scientifiche. Che cos'è l'Università Sophia del Movimento dei Focolari? È una cosa straordinaria. Ammiro e proprio mi compiaccio di questa realizzazione proprio per aver messo insieme e per iniziare e continuare, secondo già una tradizione naturalmente collaudata, no, del Movimento dei Focolari, mettere insieme esperti e fare un po' coagulare per degli obiettivi di comunione e di formazione dei leaders. Allora noi possiamo gettare, ecco, nel mondo dei semi straordinari in tutti i campi e questo è un dono per la Chiesa e per la società del nostro tempo. Al termine viene rilasciata una laurea magistrale in fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità negli indirizzi politico-economico e teologico-filosofico e il corrispondente dottorato. Possono partecipare non più di 50 iscritti all'anno, giovani che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di diploma universitario di primo ciclo, equivalente ad almeno 180 crediti formativi. È anche possibile frequentare l'istituto per un semestre o per un anno con programmi personalizzati in accordo con le università di provenienza e sono allo studio programmi di gemellaggio con altri atenei in varie parti del mondo. Sembra un'occasione bellissima per sottolineare quanto è prezioso essere e lavorare insieme. Questa parola insieme mi sembra il segno profetico di questa Sofia, che allarga perciò gli spazi della sua casa, perché insieme è Sofia in Macedonia, Sofia in India, Sofia in Irlanda, Sofia da tutte le parti dove l'idea, dove la Sofia, cioè la sapienza, mette le sue colonne, come dicevano ieri, no? Quindi sono questi spazi aperti legati da queste colonne che sono là dove queste università si fanno portatrici della Sofia, della sapienza.